Dopo 13 anni alla guida dell'azienda di mio suocero, finalmente l'avevo portata a valere 85 milioni di dollari. A una cena di famiglia, mia moglie e suo padre mi guardarono sorridendo e dissero: «Il nuovo marito di tua moglie prenderà il comando adesso». Il cuore mi si strinse, ma risposi con un sorriso. La mattina seguente al lavoro cambiò tutto. Mi chiamo Nathan Harlow. Ho 41 anni e, fino a 2 mesi fa, credevo di aver costruito la vita perfetta. Ero il CEO di Riverside Manufacturing, un'azienda di medie dimensioni che produceva componenti industriali e che avevo trasformato da un'impresa familiare in difficoltà a un impero da 85 milioni di dollari. L'azienda apparteneva a mio suocero, Gerald Patterson, che 13 anni fa mi aveva affidato le redini quando ho sposato sua figlia Emma. All'epoca, Riverside stava perdendo soldi a palate. Producevano componenti industriali discreti, ma la gestione era un disastro. Gerald era un genio dell'ingegneria, ma pessimo negli affari. L'azienda era a 2 trimestri dal fallimento quando varcai per la prima volta quelle porte come nuovo direttore delle operazioni. Emma e io ci eravamo conosciuti a una raccolta fondi benefica nel centro di Seattle. Lei aveva 25 anni. Bella in quel modo naturale che deriva da vecchi soldi e buona famiglia. Capelli biondi sempre perfettamente acconciati, abiti firmati che sembravano casual ma probabilmente costavano più dello stipendio mensile di molti. Lavorava come coordinatrice eventi per l'azienda di suo padre, organizzando feste aziendali e eventi per donatori. Io avevo 28 anni, fresco di un successo nel rilancio di uno stabilimento in Oregon e alla ricerca della mia prossima sfida. Quando Gerald mi si avvicinò a quella serata e iniziò a parlarmi dei problemi della sua azienda, vidi un'opportunità. Quando sua figlia Emma mi sorrise dall'altra parte della fontana di champagne, vidi qualcosa di completamente diverso. Uscimmo insieme per 8 mesi prima che le chiedessi di sposarmi. Gerald era entusiasta. Cercava qualcuno che salvasse la sua azienda. Ed eccomi lì, giovane, ambizioso, con un curriculum di rilanci aziendali. Il fatto che sposassi la sua unica figlia era solo la ciliegina sulla torta. Il matrimonio fu tutto ciò che Emma aveva sempre sognato. 300 invitati al Fairmont Olympic Hotel, un'orchestra, fiori importati dall'Olanda e una luna di miele a Bora Bora che costò più della mia prima macchina. Gerald non badò a spese per la sua principessa. 2 settimane dopo il nostro ritorno, mi nominò direttore delle operazioni con un chiaro percorso verso la carica di CEO. In meno di 3 anni, dirigevo l'intera azienda. Gerald si ritirò in un ruolo consultivo, trascorrendo la maggior parte del tempo sul campo da golf mentre io ricostruivo la sua impresa dalle fondamenta. Se vi sta piacendo questa storia di tradimenti aziendali e vendette nascoste, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere i prossimi sviluppi. Lasciate un commento con le vostre opinioni sulle aziende familiari e la lealtà. E se pensate che Nathan stia per insegnare a tutti una lezione che non dimenticheranno mai, schiacciate il pulsante mi piace. Ora, torniamo alla storia. I primi 5 anni furono durissimi. Lavoravo 80 ore a settimana ristrutturando reparti, rinegoziando contratti con i fornitori, implementando nuovi sistemi di controllo qualità. Licenziai il 40% del personale, non perché volessi, ma perché il peso morto stava affondando l'azienda. Ogni mia decisione veniva criticata da qualcuno. Ogni cambiamento incontrava resistenza. Ma i numeri non mentivano. Il primo anno fermammo le perdite. Il secondo pareggiammo i conti. Il terzo iniziammo a fare profitti. Al quinto anno, Riverside Manufacturing fatturava 22 milioni all'anno e avevo iniziato a espandermi in nuovi mercati. Emma era orgogliosa di me, o almeno così sembrava. Amava raccontare alle sue amiche dell'alta società del marito CEO, della crescita dell'azienda, della nostra ricchezza crescente. Comprammo una casa a Medina, una di quelle con vista sul lago Washington e abbastanza grande da perdersi dentro. Facevamo vacanze in Europa, guidavamo auto di lusso e donavamo alle associazioni giuste. Gerald mi trattava come il figlio che non aveva mai avuto. A ogni riunione del consiglio, mi batteva sulla spalla e diceva agli altri quanto fosse fortunato ad avermi trovato,
Come avessi salvato la sua eredità, come sua figlia avesse fatto la scelta giusta. Ma guardando indietro, vedo i segnali che mi erano sfuggiti. Il modo in cui Emma si allontanava quando parlavo di lavoro, come cambiava argomento se menzionavo nuovi piani di espansione, le volte in cui il suo telefono vibrava a cena e lei si scusava per rispondere, sempre con la stessa scusa di un'emergenza con un fornitore o una crisi con un cliente. Ero troppo concentrato a costruire l'azienda per accorgermi che il mio matrimonio stava crollando. Troppo ossessionato dal raggiungere gli obiettivi di fatturato per vedere che mia moglie passava meno tempo a casa e più in trasferta. Cosa che non ha mai avuto molto senso. Al 10° anno, Riverside fatturava 58 milioni all'anno. Avevo negoziato contratti con 3 grandi case automobilistiche, ampliato la produzione di componenti aerospaziali e aperto un secondo stabilimento in Texas. Le riviste di settore scrivevano articoli sul nostro successo. Gerald veniva invitato a parlare a conferenze su successioni aziendali e passaggi generazionali nelle imprese familiari. Credevo di assicurare il nostro futuro. Invece stavo solo rendendomi superfluo. I segnali d'allarme iniziarono 6 mesi fa, anche se allora non li riconobbi. Emma cominciò a parlare di un vecchio amico del college, Tyler Brennan, appena tornato a Seattle. Lo nominava casualmente durante le cene, raccontando di come fosse riuscito nel venture capital, di quanto fosse affascinante, di come Gerald lo avesse incontrato al country club. Poi Tyler iniziò a comparire agli eventi di famiglia. Prima alla festa di compleanno di Gerald, poi alle cene domenicali nella tenuta dei Patterson. Era scaltro, glielo concedo. Alto, in forma, con quella sicurezza facile che deriva dal crescere ricco senza mai dover lottare davvero. Indossava abiti costosi, guidava una Porsche e aveva il modo di far sentire ognuno nella stanza la persona più importante. Gerald lo adorava. Passavano ore a parlare di tendenze di mercato, opportunità di investimento, strategie finanziarie. Tyler elogiava la visione di Gerald, lodava la sua eredità ingegneristica e suggeriva modi per portare Riverside al livello successivo. Io restavo lì a guardare, sentendomi sempre più un intruso nella mia stessa vita. Emma cominciò a lavorare più tardi la sera. Tornava a casa con l'odore di un profumo costoso che non era il mio, inventando scuse su cene di lavoro con clienti. Quando chiedevo quali clienti, diventava difensiva, accusandomi di essere controllante e paranoico. Non ero paranoico. Ero solo attento, e quello che vedevo era mia moglie che si allontanava lentamente dal nostro matrimonio mentre si avvicinava a Tyler Brennan. 3 mesi fa, Gerald mi chiese di andare nel suo ufficio per quella che chiamò una discussione familiare. Quando arrivai, Tyler era già seduto nella mia solita poltrona durante questi incontri. Nathan, disse Gerald facendo cenno di sedermi, volevo parlarti del futuro di Riverside. Abbiamo fatto un percorso incredibile e hai fatto un lavoro straordinario trasformando questa azienda, ma credo sia tempo di pensare alla fase successiva. Annuii, pensando che parlasse dei piani di espansione di cui avevamo discusso, del nuovo stabilimento in Ohio, della possibile acquisizione in Michigan. Tyler mi sta aiutando con la pianificazione strategica, continuò Gerald. Ha idee innovative per portare Riverside in borsa, attrarre investimenti di venture capital, scalare in modi che non avevamo considerato. Guardai Tyler, che mi sorrise con denti perfettamente bianchi. Nathan, la tua esperienza operativa è stata preziosa, disse con quella voce suadente. Ma la crescita a questo livello richiede competenze diverse, ingegneria finanziaria, relazioni con gli investitori, posizionamento sul mercato. Queste sono le mie specialità. Cosa proponi esattamente? Chiesi, sentendo un gelo nello stomaco. Gerald schiarì la voce. Stiamo pensando di inserire Tyler come consulente strategico, qualcuno che ci guidi nella prossima fase di crescita. Tu resterai CEO, naturalmente, ma Tyler lavorerà a stretto contatto con noi su strategie di alto livello. Sembrava ragionevole. Sembrava una mossa intelligente. Sembrava l'inizio della fine. Nei 3 mesi successivi, il ruolo di Tyler si ampliò. Iniziò a partecipare alle riunioni esecutive, intervenendo su decisioni che prima erano solo mie.
Annullava le mie raccomandazioni, citando ricerche di mercato che non avevo mai visto. Organizzava incontri con clienti chiave senza coinvolgermi, poi riferiva a Gerald di come fossero andati bene. E in tutto questo, Emma lo sosteneva. Difendeva le sue idee a cena, criticava la mia resistenza al cambiamento, suggeriva che forse ero minacciato da qualcuno più giovane e innovativo. Non ero minacciato. Stavo assistendo a un colpo di stato in slow motion. Il vero tradimento avvenne 2 settimane fa, a una cena di famiglia nella tenuta dei Patterson. Doveva essere una festa. Riverside aveva appena chiuso il miglior trimestre di sempre, raggiungendo 85 milioni di fatturato annuo. Avevo lavorato 13 anni per arrivare a quel punto. E Gerald aveva insistito per una cena di famiglia per celebrare l'occasione. Avrei dovuto capire che qualcosa non andava quando arrivai e vidi la Porsche di Tyler nel vialetto. Non era famiglia. Non era nemmeno ancora un dipendente ufficiale. Eppure era lì, seduto a tavola come se fosse di casa. Gerald alzò il calice di champagne appena ci sedemmo tutti. A Nathan disse: per 13 anni di servizio dedicato a Riverside Manufacturing, hai portato la mia azienda oltre ogni mia più grande aspettativa. Tutti brindarono. Sorrisi, orgoglioso nonostante il nodo allo stomaco. E ora, continuò Gerald, con un sorriso sempre più largo, è tempo di parlare del futuro. Emma, perché non condividi tu la nostra notizia? Mia moglie mi guardò con un'espressione che non riuscivo a decifrare del tutto. Nathan, volevamo che fossi il primo a saperlo. Tyler ed io stiamo insieme da 6 mesi. Siamo innamorati e ci sposiamo. La stanza sembrò inclinarsi. Stringevo il calice di champagne così forte che mi stupii non si rompesse. So che è uno shock, continuò Emma, con voce ferma e studiata, ma Tyler ed io abbiamo capito che siamo più adatti l'uno all'altra. Sei un uomo straordinario, Nathan, ma sei sposato con il tuo lavoro. Tyler mi capisce in modi che tu non hai mai saputo. Guardai Gerald, aspettandomi un'obiezione, una difesa, un segno di lealtà dopo 13 anni passati a trasformare la sua azienda. Invece annui con comprensione. Succede, figlio, disse Gerald. La felicità di Emma è ciò che conta di più, e la buona notizia è che abbiamo trovato un accordo molto equo per tutti. Tyler si sporse in avanti, con quel sorriso liscio che non vacillava mai. Nathan, hai costruito una base incredibile a Riverside, ma Emma ed io pensiamo sia meglio chiudere tutto in modo netto. Assumerò il ruolo di CEO a partire dal mese prossimo. Gerald ed io abbiamo già definito i dettagli. Il mio cervello faticava a elaborare ciò che stavo sentendo. Gerald aveva dato il mio lavoro, quello che avevo tenuto per un decennio, quello che avevo usato per salvare la sua azienda in crisi, all'uomo che mi stava rubando mia moglie. Mi stai licenziando, dissi a bassa voce. Non è un licenziamento, corresse Gerald. Stiamo comprando il tuo contratto, e in modo molto generoso, aggiungo. Riceverai 2 anni di stipendio come buonuscita, tutti i benefici fino a fine anno e una lettera di raccomandazione entusiasta. Ti rialzerai, Nathan. Sei talentuoso. Emma allungò la mano verso di me, ma la ritirai. Nathan, ti prego di capire. Non è personale. Pensiamo solo che sia meglio per tutti chiudere in modo netto. Non puoi aspettarti di continuare a lavorare a Riverside mentre Tyler ed io siamo sposati. Sarebbe troppo imbarazzante. Guardai intorno al tavolo quelle persone che avevo considerato famiglia. Gerald, che avevo reso milionario più volte. Emma, che avevo amato e sostenuto per 13 anni. Tyler, che si era insinuato nella mia vita come un serpente e aveva rubato tutto ciò che avevo costruito. E poi sorrisi. Non era un sorriso felice. Era il sorriso di un uomo che aveva appena capito di aver giocato a scacchi mentre tutti gli altri giocavano a dama. Il sorriso di chi sa che la partita non è ancora finita. Congratulazioni, dissi con calma. Spero che sarete molto felici insieme. Il sollievo sui loro volti era quasi comico. Si aspettavano rabbia, forse minacce o lacrime. Invece, ero d'accordo con loro,
facilitando tutto. Stai prendendo la cosa in modo sorprendentemente sereno, disse Gerald, chiaramente sorpreso. Qual è il senso di fare scenate? Risposi. Emma ha ragione. Se è più felice con Tyler, allora è quello che conta. E Tyler, sono sicuro che farai grandi cose con Riverside. Hai una solida base su cui costruire. Alzai il calice a nuovi inizi per tutti. Brindammo di nuovo, ma questa volta l'atmosfera era diversa, confusa. Si erano preparati a una battaglia, e io avevo dato loro la resa. Quella notte lasciai la tenuta dei Patterson con tutti che pensavano fossi un uomo spezzato, sconfitto, pronto a prendere la buonuscita e a andarmene in silenzio. Non avevano idea di cosa stava per succedere. Quella notte non tornai a casa. Guidai fino al mio ufficio a Riverside, passai la tessera d'accesso che funzionava ancora per un altro mese e andai direttamente al mio server privato. Per 13 anni avevo costruito quell'azienda. E per 13 anni avevo documentato tutto. Ogni contratto che avevo negoziato aveva una copia personale salvata. Ogni processo proprietario che avevo sviluppato apparteneva a me, non a Riverside. Ogni relazione chiave con i clienti era basata sulla fiducia personale, non sulla lealtà aziendale. E soprattutto, ogni singola innovazione che aveva portato Riverside da 12 milioni a 85 milioni era stata registrata a mio nome all'ufficio brevetti, non a nome dell'azienda. Vedi, avevo imparato qualcosa all'inizio della mia carriera. Quando lavori per un'azienda familiare, non sei mai davvero famiglia. Sei un dipendente che può essere licenziato appena diventi scomodo. Così mi ero tutelato. Solo i brevetti valevano milioni. I processi di produzione che avevo sviluppato, i sistemi di controllo qualità, le innovazioni nella catena di approvvigionamento, tutto mio. Gerald era stato così concentrato sugli utili trimestrali da non accorgersi mai della proprietà intellettuale che stavo accumulando. E poi c'erano i clienti. 3 grandi case automobilistiche, 2 aziende aerospaziali e una dozzina di produttori di macchinari industriali. Avevano tutti contratti con Riverside, ma quei contratti li avevo negoziati personalmente io. I responsabili acquisti conoscevano il mio nome, si fidavano della mia parola e avevano il mio numero di cellulare personale. Passai tutta la notte a copiare file, mettere in sicurezza i brevetti e redigere un piano aziendale. All'alba avevo tutto ciò che mi serviva. La mattina dopo entrai a Riverside come se nulla fosse cambiato. Tyler era già nel mio ex ufficio, spostava mobili e rispondeva al telefono. Bussai educatamente al telaio della porta. Buongiorno, Tyler, volevo solo dirti che non ho rancori per tutto quello che è successo. So che ti prenderai cura bene dell'azienda. Lui sembrò sorpreso ma soddisfatto. Grazie, Nathan. Significa molto. Temevo ci sarebbe stata un po' di tensione. Per niente, dissi. Anzi, volevo avvisarti di una cosa. Ho un incontro con Harrison Automotive questo pomeriggio. Sono uno dei nostri clienti più importanti. Contratto annuale da circa 18 milioni. Ho pensato di gestire personalmente il passaggio, presentarti, assicurarmi che siano a loro agio con il cambio di leadership. Gli occhi di Tyler si illuminarono. Sarebbe fantastico. Davvero professionale da parte tua. Sorrisi. Voglio solo assicurarmi che tutti si rialzino. L'incontro con Harrison Automotive durò esattamente 45 minuti. Presentai Tyler come il nuovo CEO, lodai la sua visione e strategia, poi accennai con discrezione che avrei avviato la mia azienda di produzione il mese prossimo e che mi sarebbe piaciuto continuare a lavorare con loro nel mio nuovo progetto. Il team di Harrison non esitò nemmeno un attimo. Nathan, lavoriamo con te da 8 anni, disse il direttore acquisti. Sei stato il motivo per cui abbiamo scelto Riverside. Se apri una tua azienda, avrai il nostro business. Il volto di Tyler divenne pallido. Ma il nostro contratto iniziò. Il nostro contratto è con Riverside Manufacturing, interruppe il direttore, e scade tra 2 mesi. Non lo rinnoveremo.
Sposteremo il nostro business alla nuova azienda di Nathan. Uno in meno. Nella settimana successiva ebbi conversazioni simili con tutti i clienti principali, le aziende aerospaziali, i produttori di macchinari industriali, persino i conti più piccoli che erano cresciuti con noi negli anni. Il messaggio era sempre lo stesso. Riverside aveva avuto successo grazie a me, e loro mi avrebbero seguito ovunque andassi. Tyler cercò di fermare tutto. Convocò riunioni d'emergenza, offrì sconti, fece persino chiamare Gerald personalmente ad alcuni clienti. Ma il danno era fatto. In 10 giorni Riverside aveva perso il 73% della sua clientela. Ma non avevo finito. Ricordi quei brevetti di cui parlavo? Si scopre che i processi di produzione fondamentali che rendevano Riverside competitiva erano tutti registrati a mio nome. I sistemi di controllo qualità, i protocolli di efficienza, persino le leghe proprietarie usate per alcuni componenti, tutto mio. Presentai la documentazione all'ufficio brevetti per revocare ufficialmente la licenza d'uso della mia proprietà intellettuale a Riverside, con effetto immediato. Gerald mi chiamò, furioso. Non puoi farlo, Nathan. Distruggerai l'azienda. Posso, e lo sto facendo, risposi con calma. Quei brevetti sono miei. Li ho sviluppati, li ho registrati e li possiedo. Se Riverside vuole continuare a usarli, dovrà licenziarli da me. $2 milioni all'anno dovrebbero essere una cifra equa. È estorsione. È business, Gerald. L'hai insegnato tu. Provò Emma, chiamandomi in lacrime. Nathan, ti prego. Sei vendicativo. Stai distruggendo l'eredità di mio padre. L'eredità di tuo padre, ridacchiai. Emma, l'azienda di tuo padre valeva 12 milioni quando ti ho sposata. L'ho trasformata in un'impresa da 85 milioni con le mie competenze, le mie innovazioni e le mie relazioni. L'unica cosa che Gerald ha messo è il suo nome sulla porta. Ma siamo famiglia, singhiozzò lei. No, Emma, non lo siamo. Eravamo sposati, ma io non sono mai stato famiglia. È diventato chiaro quando mi hai sostituito con un modello più nuovo e tuo padre ha consegnato il mio lavoro senza pensarci 2 volte. Sai cosa è davvero divertente? Tyler sta per gestire un'azienda senza clienti, senza tecnologia proprietaria e senza un CEO che sappia davvero come si produce qualcosa. Il colpo finale arrivò da una fonte inaspettata, la mia seconda in comando a Riverside, una donna di nome Sarah Mitchell, che avevo promosso da responsabile di reparto a COO negli ultimi 5 anni. Mi chiamò 3 giorni dopo l'incontro con Harrison. Nathan, sto dando le dimissioni da Riverside. Lo faranno anche David, Jennifer e Marcus del team di gestione. Vorremmo sapere se stai assumendo. Sorrisi al telefono. Mandami i vostri curriculum. Avrò bisogno di persone valide. Entro la fine del mese avevo reclutato 12 tra i migliori manager e ingegneri di Riverside. Le persone che sapevano davvero come gestire l'azienda. Quelle che erano state fedeli a me, non al nome Patterson. La mia nuova società, Harlow Manufacturing, aprì le sue porte 6 settimane dopo quella cena di famiglia. Avevo assicurato una struttura a Kent, preso in leasing le attrezzature e ottenuto contratti dall'85% della mia vecchia clientela prima, ancora di iniziare la produzione. Nel frattempo Riverside era in caduta libera. Senza clienti, senza i brevetti che li rendevano competitivi e senza nessuno che sapesse davvero come gestire un'azienda manifatturiera, Tyler stava affondando. L'azienda che valeva 85 milioni di dollari ora valeva a malapena 20 milioni e stava scendendo rapidamente. Gerald cercò di rimediare. Venne nel mio nuovo ufficio, con qualcosa in mano, sembrava 20 anni più vecchio di quella sera. Nathan, disse piano, ho fatto un errore. Lo abbiamo fatto tutti. Cosa posso fare per rimediare? Guardai l'uomo che mi aveva dato sua figlia e la sua azienda, per poi portarmeli via quando era arrivato qualcosa di più brillante. Non puoi rimediare, Gerald. Hai avuto 13 anni per trattarmi come famiglia.
Invece mi hai trattato come un dipendente utile da scartare quando ti conveniva. Ora stai pagando le conseguenze. Ma l'azienda, la mia eredità, la tua eredità, è finita, Gerald. L'hai regalata la notte in cui hai scelto Tyler invece dell'uomo che l'ha davvero costruita. Riverside sarà fallita entro 6 mesi. L'edificio e le attrezzature saranno venduti per pagare i creditori, e Tyler passerà alla sua prossima avventura nel venture capital, lasciandoti solo i ricordi di ciò che avrebbe potuto essere. Per favore, Nathan, deve esserci qualcosa. Mi appoggiai allo schienale della sedia, proprio come faceva Gerald. In realtà c'è una cosa. Sono disposto a comprare i restanti beni di Riverside. L'edificio, le attrezzature, il nome Patterson. Ti offro 8 milioni per tutto. È più di quanto valga ora, ma mi sento generoso. 8 milioni, il volto di Gerald si fece rosso. L'azienda vale di più. Non più. Non senza clienti, brevetti o una gestione competente. 8 milioni, Gerald. Prendi o lascia. Li prese. Che scelta aveva? 3 mesi dopo, Harlow Manufacturing assorbì ciò che restava di Riverside. Tenni l'edificio come seconda sede, vendetti le attrezzature obsolete e ritirai definitivamente il nome Patterson. L'eredità di Gerald, l'azienda fondata dal nonno 70 anni prima, cessò di esistere. Il fidanzamento di Emma e Tyler durò quanto Riverside. A quanto pare, Tyler era interessato a Emma solo perché aveva un'azienda di successo e un padre ricco. Quando entrambi sparirono, sparì anche lui. L'ultima volta che ho saputo, si era trasferito in California e lavorava come consulente per start-up tecnologiche. Emma provò a contattarmi una volta, qualche mese dopo. Tutto è crollato. Si presentò nel mio nuovo ufficio, senza più abiti firmati, stanca e triste. Nathan, ho fatto un errore terribile. Possiamo parlare. Guardai la donna che avevo amato per 13 anni. La donna che aveva assistito mentre suo padre mi toglieva il lavoro per darlo al suo ragazzo. La donna che aveva scelto l'emozione invece della lealtà. Non c'è niente da dire, Emma. Hai fatto la tua scelta. Io sto solo vivendo le conseguenze della tua decisione. Mi dispiace. Sono stata stupida. Tyler sembrava eccitante, ma non era te. Tu eri quello che davvero si preoccupava di me, dell'azienda, di costruire qualcosa di duraturo. Hai ragione. Mi importava. Per 13 anni ho tenuto a te e a tuo padre più che a me stesso. È stato il mio errore, ma ne ho imparato la lezione. Ecco, è finita. Siamo finiti da quella sera in cui hai annunciato il fidanzamento con un altro uomo, a una cena che doveva celebrare il mio successo. Sono solo io che ho continuato a giocare. Se ne andò e non l'ho più sentita. Oggi Harlow Manufacturing fattura 95 milioni all'anno. Siamo presenti in 3 stati, impieghiamo 240 persone e io possiedo il 100% dell'azienda. Nessun socio, nessun investitore, nessun familiare che possa portarmela via. Mi sveglio ogni mattina in una casa che ho progettato io stesso. Niente Emma, niente suoceri, niente cene di famiglia finte dove tutti fingono di tenere mentre tramano il tradimento. Solo io, la mia azienda e il team che ho costruito. A volte mi chiedono se mi sento in colpa per aver distrutto l'eredità di Gerald. La risposta è no. Gerald ha distrutto la sua eredità nel momento in cui ha scelto Tyler invece dell'uomo che aveva davvero salvato la sua azienda. Io ho solo fatto in modo che le conseguenze corrispondessero al tradimento. Il mese scorso ho incontrato Gerald in un bar del centro. Era solo, sembrava piccolo e sconfitto. Voleva dire qualcosa, ma io ho solo annuito educatamente e sono passato oltre. Alcune persone meritano una chiusura. Gerald Patterson non era una di quelle. La lezione che ho imparato è semplice. Nel lavoro come in famiglia, la lealtà è tutto. Ma quella lealtà deve essere reciproca. Quando qualcuno ti dimostra di valerti solo per quello che puoi offrire, credigli e proteggiti di conseguenza.
Ho passato 13 anni a costruire il sogno di qualcun altro, pensando di costruire una famiglia. Quando mi hanno scartato, ho preso tutto quello che avevo costruito e l'ho fatto mio. Ora sto costruendo il mio sogno, la mia eredità, con persone che si sono guadagnate il loro posto con la lealtà, non con il sangue. Gerald Patterson pensava di poter prendere il mio lavoro e darlo a qualcun altro. Emma pensava di potermi sostituire senza conseguenze. Tyler pensava di poter conquistare un impero costruito da un altro con il suo fascino. Si sbagliavano tutti. A volte la miglior vendetta non è distruggere i nemici. È costruire qualcosa di così grande che devono guardarti prosperare mentre loro falliscono. È prendere tutto ciò che credevano fosse loro e dimostrare che è sempre stato tuo. È sorridere e augurare loro il meglio mentre smantelli sistematicamente il loro mondo. Io sono Nathan Harlow. Ho passato 13 anni a far arricchire qualcun altro. Poi hanno provato a buttarmi via. Ora sono più ricco di quanto avessero mai sognato. E loro sono rimasti solo con rimpianti e la lenta consapevolezza di aver puntato sull'uomo sbagliato. L'azienda che credevano loro è sempre stata mia. Solo che non l'hanno capito finché non è stato troppo tardi. Se questa storia ti ha colpito, se ti sei mai sentito sottovalutato o tradito da chi avevi fiducia, lascia un commento con la tua esperienza. E se ti è piaciuto vedere la giustizia che trionfa, assicurati di iscriverti a questo canale per altre storie di chi rifiuta di essere vittima. Grazie per aver guardato e ricorda, a volte la miglior vendetta è semplicemente avere un successo innegabile.